Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Entriva, capsula Gilead Sciences SRL. Ultimo aggiornamento 6 novembre 2021. Cos'ha Entriva, capsula? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Entriva, capsula durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Entriva, capsula? Entriva, capsula ha un farmaco a base del principio attivo entricitabina, appartenente alla categoria degli antiretrovirali e nello specifico nucleosidi e nucleotidi inibitori della trascrittasi inversa. È commercializzato in Italia dall'azienda Gilead Sciences SRL. Entriva, capsula può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Entriva 200 mg 30 capsule rigide in flacone. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Gilead Sciences Ireland UC. Concessionario: Gilead Sciences SRL. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo: entricitabina. Gruppo terapeutico: antiretrovirali. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: Entriva è indicato, in combinazione con altri medicinali antiretrovirali, per il trattamento di adulti e bambini di età pari o superiore a 4 mesi infetti da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1, IV1. Questa indicazione si basa sugli studi condotti su pazienti mai sottoposti a trattamento e pazienti con precedente esperienza di trattamento con controllo virologico stabile. Non vi sono esperienze riguardo all'uso di Entriva in pazienti che stanno fallendo il loro attuale regime o che hanno subito fallimenti terapeutici, vedere paragrafo 5.1. Nel decidere un nuovo regime terapeutico per i pazienti che non hanno risposto alla terapia antiretrovirale, occorre considerare attentamente anche il profilo delle mutazioni associato ai diversi medicinali e ai trattamenti precedenti del singolo paziente. Ove disponibile, potrebbe essere indicato il test di resistenza. Posologia. La terapia deve essere avviata da un medico esperto nel trattamento dell'infezione da HIV. Posologia. Entriva 200 mg capsule rigide può essere assunto con o senza cibo. Adulti. La dose raccomandata di Entriva di una capsula rigida da 200 mg, assunta per via orale, una volta al giorno. Se il paziente dimentica una dose di Entriva entro 12 ore dall'ora abituale di assunzione, deve assumere Entriva al più presto, con o senza cibo, e proseguire con lo schema di dosaggio abituale. Se il paziente dimentica una dose di Entriva per oltre 12 ore ed ha quasi l'ora della dose successiva, non deve assumere la dose dimenticata e proseguire semplicemente con lo schema di dosaggio abituale. Se il paziente vomita entro un'ora dall'assunzione di Entriva, deve assumere un'altra dose. Se il paziente vomita oltre un'ora dopo l'assunzione di Entriva, non è necessario che assuma un'ulteriore dose. Popolazioni speciali. Anziani. Non sono disponibili dati sulla sicurezza e l'efficacia nei pazienti di età superiore a 65 anni. Tuttavia non sono raccomandati adeguamenti nella dose giornaliera per adulti a meno che non ci sia evidenza di insufficienza renale. Insufficienza renale. Entricitabina viene eliminata per escrezione renale e l'esposizione a entricitabina è risultata significativamente aumentata in pazienti con insufficienza renale, vedere paragrafo 5.2. Pertanto si richiede un adeguamento della dose o dell'intervallo di somministrazione in tutti i pazienti con nuclei arance della creatinina, 30 ml/min, vedere paragrafo 4.4. La tabella 1 di seguito riportata indica le raccomandazioni per l'adattamento dell'intervallo di somministrazione per le capsule rigide da 200 mg secondo il grado di insufficienza renale. La sicurezza e l'efficacia di questi adeguamenti dell'intervallo di somministrazione a ogni 72 o 96 ore in pazienti con nuclei arance della creatinina, 30 ml/min, non sono state valutate clinicamente. Pertanto, in tali pazienti la risposta clinica al trattamento e la funzionalità renale devono essere tenute sotto stretta osservazione, vedere paragrafo 4.4. I pazienti con insufficienza renale possono essere gestiti con la somministrazione di Entriva soluzione orale 10 mg/ml per fornire una dose giornaliera ridotta di entricitabina.
Si rimanda al riassunto delle caratteristiche del prodotto di Entriva 10 mg/ml soluzione orale. Tabella 1. Raccomandazioni per l'adattamento dell'intervallo di somministrazione per le capsule rigide da 200 mg in base alla clearance della creatinina. Clearance della creatinina, ml/min a 0 IN 30, 15, 29, 15, anefrici funzionali, inclusi pazienti che necessitano occasionalmente di emodialisi. Intervallo di somministrazione raccomandato per capsule rigide da 200 mg. Una capsula rigida da 200 mg ogni 24 ore. Una capsula rigida da 200 mg ogni 72 ore. Una capsula rigida da 200 mg ogni 96 ore. Si presuppone una seduta di emodialisi di 3 ore, 3 volte la settimana, con inizio almeno 12 ore dopo la somministrazione dell'ultima dose di entricitabina. Non è stata studiata e non può essere raccomandata una dose per i pazienti con insufficienza renale terminale, ESRD, trattata con altre forme di dialisi, quali dialisi peritoneale ambulatoriale. Insufficienza epatica. Non sono disponibili dati su cui basare una raccomandazione di dosaggio per i pazienti con insufficienza epatica. Tuttavia, sulla base del metabolismo minimo dell'entricitabina e della via di eliminazione renale, è improbabile che venga ad essere richiesto un adeguamento delle dose in pazienti con insufficienza epatica, vedere paragrafo 5, 2. Se la terapia con Entriva viene interrotta in pazienti co-infetti da HIV e virus dell'epatite B, HBV, questi devono essere tenuti sotto stretta osservazione per rilevare eventuali esacerbazioni dell'epatite, vedere paragrafo 4, 4. Popolazione pediatrica. La dose raccomandata di Entriva per i bambini di età pari o superiore a 4 mesi e gli adolescenti fino a 18 anni di età che pesano almeno 33 kg in grado di ingoiare capsule rigide ad una capsula rigida da 200 mg, per via orale, una volta al giorno. Non sono disponibili dati sull'efficacia e sono disponibili solo dati molto limitati sulla sicurezza di entricitabina in neonati di età inferiore a 4 mesi. Pertanto Entriva non è raccomandato per l'uso in bambini di età inferiore a 4 mesi, per dati di farmacocinetica in questo gruppo di età, vedere paragrafo 5, 2. Non ci sono dati disponibili su cui basare una raccomandazione di dosaggio in pazienti pediatrici con insufficienza renale. Modo di somministrazione. Entriva 200 mg capsule rigide deve essere assunto una volta al giorno, per via orale, con o senza cibo. Entriva anche disponibile come soluzione orale 10 mg/ml per l'uso in bambini di età pari o superiore a 4 mesi, nei bambini e pazienti che non sono in grado di ingoiare capsule rigide e nei pazienti con insufficienza renale. Si rimanda al riassunto delle caratteristiche del prodotto di Entriva soluzione orale 10 mg/ml. A causa delle differenze nella biodisponibilità di entricitabina tra le capsule rigide e la soluzione orale, 240 mg di entricitabina somministrata in soluzione orale devono fornire livelli plasmatici simili a quelli osservati dopo la somministrazione di una capsula rigida da 200 mg di entricitabina, vedere paragrafo 5, 2. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego generale. Entricitabina non è raccomandata come monoterapia per il trattamento dell'infezione da HIV. Si deve usare in combinazione con altri antiretrovirali. Si prega di fare riferimento al riassunto delle caratteristiche, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Sono stati effettuati studi di interazione solo negli adulti. In vitro entricitabina non ha inibito il metabolismo mediato da una qualsiasi delle seguenti CYP450 isoforme umane: 1A2, 2A6, 2B6, 2C9, 2C19, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Entriva, capsula. insieme ad altri farmaci come Eurosabacavir lamivudina Accorda Euro, Eurosabacavir lamivudina Dottor Reddisa Euro, Eurosabacavir lamivudina Suna Euro, Eurosabacavir lamivudina Aurobindo a Euro, Eurosabacavir lamivudina Milana Euro, Eurosabacavir lamivudina Zidovudina Milana Euro, Eurosalia Euro, Eurosbeacita, capsula a Euro, Euroscombivir a Euro, Eurosdelstrigo a Euro, Eurosdovato a Euro, Eurosepivir, compressa rivestita a Euro, Eurosepivir, soluzione a Euro, Eurosevotazza a Euro, Eurosimbrovica a Euro, Euroschivexa a Euro, Euroslamivudina Accord, compresse rivestite a Euro, Euroslamivudina Aurobindo a Euro, Euroslamivudina e Zidovudina Aurobindo a Euro, Euroslamivudina Milan a Euro, Euroslamivudina Milan Pharma a Euro, Euroslamivudina Teva a Euro, Euroslamivudina Teva Pharma.v.euro,
Aerostriume K euro, Aerostripzidira euro, Aerosxenicala euro, Aerostzefix, compressa rivestita euro, Aerostzefix, soluzione a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Entriva, capsula durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Entriva, capsula durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Un moderato numero di dati in donne in gravidanza, tra 300 e 1000 gravidanze esposte, indica che non vi sono malformazioni o tossicità fetale/neonatale associate a entricitabina. Gli studi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Tuttavia, i pazienti devono essere informati che durante il trattamento con entricitabina sono stati segnalati capogiri. Effetti indesiderati. Sintesi del profilo di sicurezza. Negli studi clinici con adulti infetti da HIV, le reazioni avverse ad entricitabina che si sono verificate con maggiore frequenza sono state diarrea, 14,0%, cefalea, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. La somministrazione fino a 1200 mg di entricitabina è stata associata alle reazioni avverse sopra elencate, vedere paragrafo 4.8. In caso di sovradosaggio, il paziente deve essere tenuto sotto osservazione per rilevare segnali di tossicità e sottoposto, se necessario, a un trattamento di supporto standard. Fino al 30% della dose di entricitabina può essere eliminato per emodialisi. Non è noto se l'entricitabina possa essere eliminata per dialisi peritoneale. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Nucleosidi e nucleotidi inibitori della trascrittasi inversa, codice ATC. ILUNGA 05F09. Meccanismo d'azione ed effetti farmacodinamici. Entricitabina ha un analogo sintetico nucleosidico della citidina, con attività specifica nei confronti, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Entricitabina viene assorbita rapidamente ed ampiamente a seguito di somministrazione orale, con picco di concentrazione plasmatica a 1-2 ore dopo la somministrazione. In 20 soggetti infetti da HIV. A. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici su entricitabina non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno e tossicità della riproduzione, elenco degli eccipienti, contenuto delle capsule, crospovidone, magnesio stearato, e 572, cellulosa microcristallina, e 460, povidone, e 1201, involucro delle capsule, gelatina, indigotina, e 132, titanio diossido, e 171, inchiostro per la stampa contenente, ossido di ferro nero. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Entriva, capsula a base di entricitabina sono: Entriva, soluzione. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.